Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop. È arrivato l'ultimo pacco, andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno. Abbiamo due numeri, sono molto grandi, in realtà faccio finta di non averlo visto, ma l'ho già ovviamente aperto. Andiamo a vedere. Troviamo anche un omaggio molto carino. Questa è la spedizione numero 3 e all'interno troviamo 3 poster più la cartellina, adesso andiamo a vederla, e l'uscita numero 6 e la numero 7. Bene, via questo. Questa è la cartellina, ditemi voi se non è bellissima. Anche il cartone è molto spesso, non è una carta sottile. Robocop 1987. Prima di procedere, volevo ringraziare tutti voi che grazie alle vostre visualizzazioni e iscrizioni mi avete permesso di arrivare fino a qui oggi. Abbiamo superato i 1830 iscritti. Uso questo plurale abbiamo perché senza di voi il canale non può assolutamente vivere. Siete voi la linfa e io volevo ringraziarvi perché devo tutto a voi. Non pensavo sinceramente di riuscire ad andare avanti perché, come potete vedere, al di là che mi auguro dei contenuti che possono essere interessanti, sapete che Michele non si occupa del solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà proprio nel costruire i modellini, quindi cercando, come ho fatto con Iron Man, anche soluzioni per migliorare la funzionalità e la stabilità dell'armatura. Così è stato, ci sono riuscito e vi ringrazio a tutti di avermi seguito. Però ecco, al di là dei contenuti, come stavo dicendo, la qualità dei miei video è quella che è, quindi sicuramente col tempo, quando avrò possibilità, riuscirò anche ad acquistare ed investire subito i primi soldini, però siamo abbastanza lontani ancora da questo, quindi ringrazio ancora Dio che posso riuscire con questo telefonino e con l'aiuto vostro ad essere arrivato dove sono arrivato. Grazie ragazzi, e ringrazio tutte le persone che hanno voluto offrirmi un loro aiuto cliccando sotto i video grazie e donandomi qualcosa per il canale. Grazie ragazzi. Andiamo a vedere i 3 poster che ci danno. Stavo pensando se misurarli, ma insomma, considerate che sono una spanna per 1,5. Questo è il primo, sempre la stessa scritta, ve la ingrandisco così la potrete leggere da voi. Eccola qui. Dietro sono completamente bianchi. Cartoncino veramente spesso, molto belli. Questi vanno incorniciati di sicuro. Sicuramente metterò una cornice argentata, così come il colore del Cyborg. Robocop
e metterò del policarbonato davanti, magari poi se riuscirò vi farò vedere come farò. E questo è l'ultimo. Ecco qui, molto molto belli, e questi vengono dati, ne ha diritto chi ha sottoscritto l'abbonamento online, che oltre a non pagare nessuna spesa di spedizione ha diritto a questi gadget che erano previsti nel appunto abbonamento quando siete andati a sottoscriverlo. Poi abbiamo il numero 6, articolazione del gomito destro. Eccolo qui. Poi sapete che andrò nel dettaglio ovviamente quando ci sarà il montaggio di questa sessione a spiegarvi tutto, però questo sicuramente è in gomma, quindi è flessibile, molto bello. Abbiamo il manicotto dell'articolazione del gomito, che è questo più grande. Poi abbiamo le articolazioni superiori del gomito A e B, che sono queste due, che sono in plastica. Abbiamo l'ingranaggio dentato, quello che poi ci permetterà con le zigrinature di avere diverse posizioni, di dare diverse posizioni al nostro gomito. La molla, eccola qui, questa, il dado, il fermo del dado e la vite parzializzata. Questa è la vite parzializzata, dado e fermo del dado. Ecco qui. Perfetto. E alla fine di questa sessione avremo questo risultato, perché poi andremo ad aggiungere un altro pezzo che ci avevano dato nel numero precedente, nel numero 3, che è questo qui. Adesso andiamo a vedere una rappresentazione. No, cosa sta facendo Michele? È l'età, ragazzi, non vi ho ancora fatto vedere il numero 7. Andiamo adesso a vedere il numero 7. Nel numero 7 abbiamo la copertura esterna della spalla destra che viene unita all'articolazione del gomito destro che era stato completato nell'uscita precedente, cioè questo. Ed eccola qua, tutta in metallo, si sente dal peso. Quindi abbiamo la copertura della spalla destra, la copertura esterna, perché abbiamo anche un'altra copertura interna, che è questa. E poi abbiamo la copertura esterna della spalla destra, più piccola, eccola qui. Questa sorta di luna. E questo sarà il pezzo che avremo poi alla fine di questa sessione di montaggio. Quello che si vede in evidenza, quindi nel colore argento, è quello che abbiamo già a nostra disposizione, anche se abbiamo anche la parte qua sotto che è comunque viola, l'abbiamo anche noi. E adesso infatti andiamo a vedere una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al fascicolo numero 5, perché poi andrò a montare successivamente questi altri due, il 6 e il 7. Mi raccomando ragazzi, seguitemi. Adesso preparo quello che abbiamo montato
e vedremo anche qualcos'altro vicino a Robocop, questo cyborg che è alto circa 62 cm, edizione De Agostini in scala 1:3, ed è un modello meraviglioso. Ci vediamo dopo. E questo è quello che abbiamo montato fino a oggi con il nostro Robocop fino al numero 5. Guardate che bellezza. Abbiamo il piede destro tutto in metallo, la mano destra completamente articolata, si può mettere qualsiasi posizione naturale come in una qualsiasi mano. Questa è la copertura che grazie a una calamita, questa è il magnete, e qui abbiamo il metallo, abbiamo l'inserimento e la tenuta in sicurezza. Parte della testa, qui poi avremo la riproduzione di Alex Murphy in silicone, sembrerà proprio quella che abbiamo visto nella televisione. Questo è il magnete, ce la posso fare, ecco qua. Parte del torace, tutto in metallo, questa è plastica. Qui abbiamo questo taglio, questa serie di spazi aperti. Vedremo se ci andrà qualcosa qua sotto. Perché non vedo il passaggio di nessun foro dietro. Non lo so. All'inizio avevo pensato a una possibile altoparlante per riprodurre i sonori, ma evidentemente mi sbaglio perché non vedo nessun foro dietro, quindi è impossibile che poi venga alimentato un altoparlante qui dentro. Poi abbiamo questo, metallo, e parte dell'ingranaggio della spalla. Ecco, adesso vi volevo far vedere una cosa, perché se si può, se si ha la possibilità, ci mancherebbe, e avete fatto anche questo, come fa a mancare Robocop? Guardate soltanto la testa. Quanto è grande. Che poi tra Iron Man, che è alto 60 cm, e Robocop, che è circa 62 cm, alla fine sarà questa l'altezza rispetto ad Iron Man. Però è bellissimo. Torace. Sarà, secondo me, un toccasana vederli poi esposti tutti e due vicini. Ecco. Bene ragazzi, come sapete cerco di dare un'immagine presentabile e non mi riesce mai di quello che abbiamo montato fino adesso, e ho desiderato, per quelli che non mi conoscono, farvi anche vedere Iron Man, che è terminato, però io sto costruendo anche le 20 uscite opzionali che fanno parte della armatura danneggiata, e quindi seguitemi. Questa settimana farò il numero 106 di Iron Man e a 120 finiamo. Adesso con queste immagini Michele vi ringrazia del vostro tempo. Non riesco a farci stare tutto dentro, vediamo. Grazie delle iscrizioni ragazzi, delle visualizzazioni, grazie di tutto, di tutto, di tutto. E spero con il tempo di riuscire a migliorare questi video, di farli veramente bene con una bella copertina, magari una musichetta, una melodia
che dia anche qualcosa di sonoro, ecco, oltre che la mia voce. E basta. Grazie di continuare a dare vita al mio canale con le vostre visualizzazioni e le vostre iscrizioni. Mi raccomando, date anche un'occhiata alla playlist perché ci sono altri modelli, altri ne arriveranno. Siamo anche in attesa di Mazinga Z. Mi è stato già confermato che sto per ricevere la prima uscita. Mi raccomando, non mancate perché quello è un modello che se vi piace e se potete farlo, non potete non farlo. Un abbraccio a voi, a tutti i vostri cari più cari, un grandissimo saluto e grazie del vostro tempo. Ciao ragazzi.